E con un treno completamente vuoto comincia la mia avventura che mi porterà da Venezia fino ad Amsterdam. Quante volte nella vita abbiamo pensato di comprare un biglietto di sola andata per una qualunque meta nel mondo, ma questa volta volevo qualcosa di diverso. Ho comprato un volo di solo ritorno e la mia meta, Amsterdam, me la sono andata a prendere in bici, da solo, partendo da Venezia. Tanto per cominciare, questo treno non ha il posto bici, quindi ho dovuto anche incastrare la porta lì in prima carrozza. Primo ostacolo da superare, 32 kg di bici, solo scale. No problem. Pestifero e maledetto. Ok, là ci sono gli autobus, quindi vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Piazzale Roma, Venezia, adesso partiamo per la prima tappa di questa avventura. E si parte! Non so come farò arrivare ad Amsterdam, dato che mi sono già perso a Mestre. Comunque credo che la parte più difficile di questo viaggio da Venezia ad Amsterdam sia uscire da Mestre. Madonna che casino. Guarda qua, polizia locale nella ciclabile. Attenzione, prova di abilità. Ecco, vi ricordate che vi avevo detto che uscire da Mestre era particolarmente difficile? Devo aver sbagliato qualcosa. Che bella questa ciclabile! Ed eccoci a Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa. Eccolo! Oh, un po' di fresco finalmente, un po' di discesa. Adesso sì che si ragiona, dopo tutta una giornata al caldo. Mi pare decisamente invitante. Sarò sincero, la situazione non è per niente bella. Guardate che nuvole! Non so se si capisce, ma c'è una discreta possibilità di prendersi pure la grandine. Bene, no? Madonna! Volevo l'avventura, adesso ce l'ho. E aspetta che qua sto anche perdendo pezzi. Bene, mi si è anche rotta una cinghia. La situazione sta diventando parecchio seria, qua c'è stato il vento. Il cielo è minacciosissimo, quindi ora metto il keyway, vado senza registrare e mi cercherò un riparo il più in fretta possibile. Via! È difficile anche riuscire a tenere dritta la bici. Ho trovato questo posto, una fermata dell'autobus. Almeno qui sotto non piove. Proviamo a ripararci per un po', speriamo che smetta perché è anche già tardi, devo arrivare al campeggio in un orario ancora decente. Di solito i temporali estivi durano poco, speriamo sia uno di quei casi. Vabbè, allora, i suoni ancora non sono rassicuranti, c'è anche qualche lampo qua e là. Fammi parlare per piacere. Però piove di meno, quindi proviamo a partire e se no non arriviamo più. Via, via, via. Niente, ha peggiorato di nuovo e quindi faccio ancora qualche minuto fermo. Vediamo che cosa dice Windy, che almeno capiamo di che morte morire. Adesso però c'è un altro problema, che è questo qui.
Ho l'impressione che non solo prenderò la pioggia adesso, prenderò anche stanotte. Ah, è come se non bastasse, qui dice che monterò la tenda sotto l'acqua. Bene dai, proprio un bel inizio con i petardi, come piace a me. Adesso sta piovendo molto meno, quindi cerco di accelerare il più possibile. Salita, proprio quello che mi serviva. Però bello il spettone. Ci sono i rami in mezzo alla strada. Ah no! La cosa difficile adesso non è sconfiggere il vento contro, ma tenere dritta la bici, perché molta componente del vento in questo momento proviene da destra. Ok, è caduto un sasso, ma vabbè, diciamo che adesso siamo nella ciclabile, la strada è di là, quindi dovrei essere tranquillo. Questa parte di ciclabile è asfaltata, quindi in teoria non dovrei avere problemi. Ah, qua un altro sasso. Dico teoria perché ogni volta succede qualcosa, ma io sono fiducioso. Dai, laggiù si sta aprendo, quindi spero di riuscire a montare la tenda in modo abbastanza agevole. Qui continuo a trovare rami in mezzo alla ciclabile. Guarda qui, aspetta che mi vadano in mezzo ai raggi. Oh, ecco. Ciao. Abbiamo scelto il giorno giusto. Ok, qua la ciclabile è interrotta per qualche ragione. Sarebbe questa la strada, ma non la posso fare perché ci sono dei problemi, quindi devo fare un barbatrucco nella statale, che mi sta dicendo anche Maps, ma lo sto facendo incasinare, guardate che casino. Quindi su di qua, via, così, e giù subito, così anche la macchina l'anticipo. Svolta a sinistra verso via Quattro Cantoni. Boh, la prossima volta mi arrampico. Quello è veramente un buon segno, speriamo che duri. Salve. Ciao. Cioè, guarda, si sono mossi persino i vigili del fuoco. Non dico altro. Cioè, Google Maps che continua a insistere a mandarmi nella pista ciclabile. Io invece per questione di tempo ho scelto di fare quella su strada, anche perché con tutto quello che ha piovuto la ciclabile praticamente la puoi fare solamente in quad. Ok, e siamo tornati nella ciclabile adesso che è di nuovo asfaltata. Madonna, mancano ancora 20 km, sono già le 6:30. Ma io con gli orari ho proprio un problema. Dai, mancano solo 5 km e c'è ancora luce. Ed eccoci arrivati alla mia piazzola. C'è anche l'acqua bomba. Non male, ce l'ho fatta, c'è ancora un po' di luce. Allora, sta tuonando, quindi mi devo sbrigare. Questa è la situazione meteo. Monto la tenda e speriamo di fare in tempo. Almeno avrò un posto asciutto. Mi serve un sasso. Che mal di schiena. Ed è arrivato il momento della doccia e ho scoperto una cosa che non avevo considerato, che la bici così pesante mi fa male la schiena, quindi devo capire come gestire questa situazione nel miglior modo possibile, anche perché oggi sono arrivato qua su, però domani iniziano le salite. Oggi ho spinto un po' di più, ho fatto 161 km, che di solito ne ho appena stimato un centinaio, però la prima tappa è tutto. Forse mi sono fregato per quello. Cerco di tenere un chilometraggio un po' più basso adesso. Vediamo, dai. Sono sfinito. Adesso mi faccio una doccia bella calda e poi me ne vado a cucinare qualcosa. Non mi ero accorto di avere questa bella linea in testa, penso che sia derivante dal casco. Vuol dire che ho fatto un po' di chilometri, dai, vuol dire che ho fatto il mio lavoro. Tra l'altro, qui siamo anche fortunati che hanno un riparo in cui cucinare,
e non devo farlo fuori in mezzo all'erba. Anche se ho pochi capelli devo asciugarli. Adesso è diventato tutto buio. Sono così stanco che non ho neanche fame, però bisogna che faccia qualcosa da mangiare, altrimenti domani non vado avanti. È sale, cioè non stiamo qua a pensare cose strane. Per me è molto importante mangiare qualcosa di caldo dopo l'allenamento, perché sennò il morale fa fatica a rimanere su. Finalmente si mangia. Adesso, per non bruciare il tavolo che è bello, userò un accendisigari come base. Bisogna lavarla la roba, altrimenti qua 2 settimane non le facciamo mica. Sto facendo fatica a frenare la bici La mia solita fortuna. con dei turisti tedeschi. Questa è tutta l'acqua che mi resta.